È passato di tempo dal PlayStation Showcase, eh? No, in realtà ne è passato pochissimo. Tipo 2 settimane? Penso. Sì, 2 settimane. Però siamo di nuovo qui. Con la convention più importante del mese, aggiungerei. E dato che è proprio la più importante, cercheremo di presentarci in maniera un po' più insolita. Buonasera. Buonasera e benvenuti in questa reaction del Summer Game Fest 2023. Anche questa volta fake green screen, perché lo sto sperimentando un po' ovunque, quindi ormai mi sto abbandonando all'idea del... Intanto sì, giusto, avete ragione, effettivamente dovrei mostrare la schermata. Si sente il microfono? Si sente tutto? Sì, perfetto. Dovrei... Oh, un attimo. Perfetto. Ora sì che ragioniamo. Togliamo le annotazioni. Come state? Come state? Io sono non elettrizzato, però sono abbastanza curioso, questo sicuramente. Tanto curioso, tanto quanto il PlayStation Showcase, per dirne una. Facciamo un attimo speed molto veloce. Sì, cerchiamo di rimanere in pari, ma penso che eravamo in pari, sì, letteralmente siamo in pari. Buonasera a tutti, comunque, River, Shisui, che è andato FK, ora tornerà, spero, me lo auguro, e anche Storico. Buonasera a tutti. Allora, spero che non ci saranno particolari artefatti, mentre che verrà ritagliata continuamente la mia... Qualcosa comparirà, sì. Dovrà comparire per forza, perché se no non siamo in una live di Walger, ma pazienza. Anzi, forse se faccio così, in realtà... La cosa bella è che io non ho avuto neanche il tempo, perché ho finito di cenare tipo 20 minuti fa. E più o meno, sì, 20 minuti fa. Non ho avuto il tempo di controllare un attimo le proprietà della telecamera, della VCam. Ecco, la VCam, questa volta la chiamerò VCam, non... fake green screen, la chiamano VCam, come è giusto che sia. Allora, così sono troppo luminoso, così mi abbasso, va bene. Va bene. No, in realtà vado bene così. Mi metto così, va bene. Che tanto sono sempre bello. Sì, un pochettino di autostima va. Ci vuole ogni tanto. Allora, eccoci qua. Io ricordo che l'anno scorso al Summer Game Fest avevo il Covid. Non è stata proprio una cosa molto molto bella da... Anzi no, era durante l'Xbox Showcase, che è stato qualche giorno dopo il Summer Game Fest, fra l'altro. Quindi fantastico, festeggiamo un anniversario incredibile. Anche questa volta si festeggia anniversari. Che cosa fantastica da condividere in questo canale. Del nickname molto molto dubbioso e molto oscuro, della pronuncia molto molto misteriosa. Ho saltato da una live all'altra. Ma sì, ma oggi saltelliamo un po' tutti, perché sapremo che cosa annunceranno le aziende, perché ci saranno multi-partner questo Summer Game Fest, quindi ci sarà un po' di tutto: Square Enix, Disney, Microsoft, Sega, mi auguro. E quindi insomma, tanta roba. Io so che ci sono tante voci di corridoio: Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, cos'altro c'era? Il DLC di Elden Ring, sarebbe fantastico vedere il DLC di Elden Ring. Cos'altro? Ho saputo di un leak riguardante, e questa cosa non me l'aspettavo minimamente, non tutti se lo ricorderanno, Croc. Stanno per rimasterizzare Croc. Io appena ho saputo sta cosa ho detto non è possibile. Se veramente faranno questa cosa. E poi, ovviamente, come dice il grandioso Mauronix, ciao Mauronix, grazie per essere qui, benvenuto in chat, Kingdom Hearts 4. Sarebbe una grandiosa opportunità, effettivamente, anche perché da 1 anno e qualche mese che non sappiamo nulla, quindi sarebbe la prima volta in cui Kingdom Hearts 4 si palesasse all'infuori di quell'anniversario del festeggiato per l'appunto l'anno scorso, o poco più dell'anno scorso. Io perdo la concezione del tempo, probabilmente è passato molto più tempo. E nessuno nomina della Last of Us 3, io me ne va. Vabbè, per il terzo mi sembra un po' presto. Forse
potrebbero mostrare, come si chiama? Factions, il multiplayer di The Last of Us 2. Che stanno lavorando, i ragazzi di Naughty Dog stanno lavorando a quello, ma non si sa praticamente nulla. Quindi, qualche platform caruccio. Me la sto creando adesso la bingo card, sì, perché non ho avuto il tempo di farla, quindi sempre una bingo card molto simile a quella che ho presentato la volta scorsa sulle PlayStation Showcase. Un platform che possa piacermi, Kingdom Hearts 4, magari Jumpstars Ultimax, che lo possono presentare qui. Death Stranding 2 sarebbe fantastico vedere. Silksong non ne ho idea, onestamente. Hollow Knight Silksong non ne ho assolutamente idea. Gli speculazzi, questo è il momento degli speculazzi. Però stavano lavorando a quello già da un po' di tempo, il fatto è questo. Quindi poi non so cos'altro sta facendo Naughty Dog all'infuori di The Last of Us. Bisogna vedere. Bisogna assolutamente indagare e vedere. Tanto ormai manca poco. Mi pare di aver capito che sarà anche una presentazione proprio su palco, quindi non sarà digitale. E grazie a cazzo. Grazie a cazzo, perché comunque, vabbè, che a prescindere in America non stanno vivendo un momento molto molto bello, diciamo, quindi apprezzo il fatto che comunque non abbiano, diciamo, disdetto la conferenza e tutta questa organizzazione, anzi veramente tanto di cappello, li rispetto tantissimo. Quindi insomma non è facile, non è assolutamente facile, e per me non è facile parlare ininterrottamente, quindi ho la mia classica acqua qui. Però forse dovrei darmi la calmata. Però carina la grafica, ok? Questa preparazione proprio all'ultimo minuto di io ho messo qui la lista eventi in alto a sinistra, l'obiettivo follower mi sembra giusto mettere per riempire, per fare da riempitivo in alto a destra. Insomma, manca qualcosa a questa schermata? Assolutamente sì. E mancano gli abbonati, ragazzi. Se volete abbonarvi, punto esclamativo abbonati. No, ok, va bene. Lo faccio così per far ridere un pochettino. Oggi però sento di non far ridere, tranne magari con le reaction. Se ci sono certi titoli un po' così, bisogna stare attenti. Comunque, passiamo al volume. Perfetto, va bene così. Ok, fantastico, così non ci invade il volume. Dicevo, e quindi ci sono queste voci di corridoio di Croc, Final Fantasy VII, anche di Death Stranding 2, che quella non è tanto una voce di corridoio quanto un desiderio effettivo, desiderio molto 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 corposo da parte dei fan. E ci sta, perché non abbiamo visto nient'altro di Death Stranding 2. E vedremo il DLC di Cyberpunk, ovviamente, vedremo Alan Wake 2, vedremo il gameplay reveal di Mortal Kombat 1, che sono curioso, non tantissimo, però comunque sono curioso. Io sono uno di quelli che, l'ho sempre detto, con i picchiaduro ci sono un po' andato con i piedi di piombo e dovrei un attimo darmi un'infarinatura, una base, un qualcosa che possa darmi delle certezze nell'ambito di picchiaduro. E quindi speriamo bene, davvero. Io ho sempre avuto una buona prospettiva per il Summer Game Fest, perché è sempre una convention che ho sempre apprezzato. Le prime edizioni magari non erano chissà che, però poi comunque sono andati a migliorare, quindi. E ho visto, Mauronix, che stai giocando a Street Fighter 6, ti piace, vero? Io ho visto che in questo periodo stanno andando in voga questi due giochi e che vorrei recuperare tantissimo pure io, avessi il tempo e avessi finito anche Tears of the Kingdom in live prima. Street Fighter 6 e Diablo 4. Io voglio un sacco giocare a sti due titoli, un sacco, ma non posso. Porca di quella puttana, non posso. Quindi me ne farò una ragione. Vabbè che Diablo 4 in realtà non l'abbiamo fatto in live, no? Mi sono giocato l'open beta, la prima open beta, no, la seconda, non mi ricordo. Ho giocato l'open beta di Diablo 4, anche se per poco tempo. Avrò fatto tipo massimo livello 5, non mi ricordo neanche che classe ho scelto. Quindi so solo che c'è il barbaro e il mago, e poi ce ne stanno altre 3-4. Quindi dovrei un attimo ricordarmi bene quali sono le classi. Però
Street Fighter 6, cazzo. Cazzo. Street Fighter 6. Ho sentito molto bene. Ho sentito parlare molto bene, scusate. Yoda moment. Ho sentito parlare molto bene di Street Fighter 6 grazie anche alla sua accessibilità. Ed è la cosa che mi ha fatto incuriosire, ovvero il fatto che anche i neofiti, i nuovi giocatori, possono iniziare da Street Fighter 6 perché dà un'infarinatura completa delle mosse basi dei singoli personaggi e non. Quindi, wow. Wow, davvero. Vediamo un po'. Ora magari forse annunceranno qualche Challenger Pack pure di Street Fighter 6. Non lo so. Io non so neanche quanto dura ora che ci penso, sapete? Quanto dura? Faccio una ricerca al volo? Faccio una ricerca al volo. Un paio d'ore. Oh, un paio d'ore! Ah! Abbiamo un paio d'ore che ci aspetta. Cioè, quanto la durata di una live di Walger. Solo che invece di una live di Walger vedremo. Comunque, in tutto e per tutto il Summer Game Fest. Buonasera, Neos! Ma benvenuto! Io... Ecco cosa volevo dire prima di iniziare. Ci sarebbero stati gli ospiti, ma comunque è stata un'organizzazione molto molto frettolosa, insomma, la sono gestita un po' all'ultimo per quanto riguarda il Summer Game Fest, quindi purtroppo non avremo né Neos né Palmerone, anche perché Palmerone al momento è in live da Zeiga, quindi l'ho fatto lo shout out così. Vabbè, lo facciamo qui a sto punto, no? Lo Zeiga qui in lista. Zeiga, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Apparirà anche la clip. Ciao, io sono Zeiga. Ecco. Lascia che ti dica una cosa. Twitch è un social... Lui è Zeiga. E là ci sarà Palmerone fra un'oretta, tipo. Ma siamo qui per vedere invece il Summer Game Fest. Comunque, buonasera. Ari, buonasera, Neos. Alle 23 c'è un altro show. Vero? E mi pare che fosse il Game of the Devs, ma non so se alla fine lo seguiamo. Io non ci avevo più pensato. Ora vedremo comunque. Vedremo. Ah, sei appena tornato! Ah, ok, va bene, pensavo che fossi ancora fuori. Dura 2 ore, perfetto ragazzi. Buona visione a tutti. Che la reaction grassa sia con noi. Vi farò qualche ricerca. Ci siamo. Ci sono anche i sottotitoli in inglese per non farci mancare nulla. Please welcome to the stage, the creator of the Game Awards. Quanto mi è mancato tutto questo. Keighley. Quanto mi è mancato tutto questo. Guarda com'è leggero. Se mostra Kingdom Hearts 4 non vedere ovviamente, Luca. Grazie River. And today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time. Aumento il volume? Welcome, everybody. Va bene così? When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, 4 annunci importanti, a new ragazzi. game to put on your 4. wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. Okay, there okay, are grazie, a Maronix. lot of great games in development, and our singular goal today is to get Ciao. you excited Salutare. about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Oh yes. It delivers, don't worry. È piccolino, però comunque è caruccio caruccia la location. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Qualcosa che non ci aspettiamo. Ok. What the fuck? Prince of Persia? Che cazzo? No, non è Prince of... Che cazzo è? È Ubisoft! Our kingdom is cursed. Cosa cazzo? The
prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. E Prince of Persia veramente! All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Sono molto confuso. Then again, they weren't prepared for me. È un Metroidvania? È il remake del primo Prince of Persia! È il remake! Oh mio Dio! È il remake del primo Prince of Persia, raga! Molto modernizzato, chiaramente, però un po' troppo forse. Madonna mia. Inaspettato però. Ma poi subito l'hanno fatto. Allora, è il reboot del primo Prince of Persia. The Lost Crown. Tutte le console, pure l'una. Ok. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary Con le franchise. date, esatto. You'll be able to see more at Già Ubisoft subito. Forward, streaming Partiamo on Monday benissimo. as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. Come It's cazzo va? time for Mortal Kombat 1. Mamma mia, però stanno buttando bombe già, oh. Couldn't Porca keep you miseria. waiting on this one. Perché il Prince of Persia di prima serve anche un po' a colmare l'assenza del remake di Sense of Time. Ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? No, se Well, non c'ho già i it is primi time for DLC. combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities. Oh, of ottimo. Kombat 1. Let's do it. Dai! Ma poi lo mostrano subito, non mettono transizioni tra una cosa e l'altra. I have had enough of you. Then go before I put you down. Io ho giocato poco a Mortal Kombat 11, eh? Anzi, l'ultimo è stato il 10, quindi non saprei dare un confronto effettivo di frame, lag e tutto. You have proven worthy of joining us. Come. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Mamma mia, però fra Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, ragazzi, qua il mondo del picchiaduro sta godendo a 3 miliardi al secondo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, era l'X-Ray Attack quello di prima, vero? Non ci ho fatto caso. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Dio del fuoco, vabbè. Ma Walter, non lo so. Marco è un coglione, questa volta lo dico veramente. Non dico, lo so io, dico Marco è un coglione, no, sono d'accordo. Hanno fatto uscire i picchiaduri tutti quest'anno. Vabbè, ancora deve uscire Tekken 8 pure, quindi tempo al tempo. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Simpatico però. Niente male davvero.
Poi la modalità campagna, chiaramente, come hanno fatto nel 10 e nell'11. Maglina. Your disease becomes known, you will be banished. I only want Kitana. what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Mamma mia. Salve, mie care. Meline sante. Ma che cazzo? La scossa gli ha fatto. Scossa? Va bene. Vabbè, questa è la classica di Scorpion. Get over here! L'avete sentito? Ok. Questi sono i classici massaggi che mi fa mia madre la mattina. Sì, tutto nella norma. Questo capita ogni giorno. Wow. Data? Anche se, ammetto, è strano iniziare la conferenza con Prince of Persia. 19 settembre. Mamma mia. Vi voglio le donne che si menano. Ci saranno in Mortal Kombat 1. Ci saranno. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Attenzione! Anche c'è da aspettarselo, però comunque ottimo. Congratulations! They love you. All right. 2 minuti Ed, massimo, first of non all, perdiamoci di thank you for chiacchiere. that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before. E non abbiamo avuto il tempo, River, l'avevo detto poco fa. So Di solito lo facciamo, però questa volta non abbiamo potuto. That's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they figo, il cameo. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call them out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo Prince of Persia, questo è il secondo annuncio. And that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in. Vediamo, sta ancora tornando, vediamo un po'. Però fino ad ora ho tanti vibes positivi, tanti. You have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically, è vero, soprattutto i gameplay in live che mancavano. Push is basically summoning, but they have Mamma mia, ecco cos'era. Push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them
indefinitely, but you can call them pretty much whenever Tranquillo, you want. storico. And they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. Time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of old. Tutto quello che sta dicendo io me lo sto semi scordando e poi lo rileggerò dopo, chiaramente. Perché ho tanti pensieri in testa. Tanti. Yes, Goro what's in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look. Delle buone premesse, dai. This weekend, people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Chissà quale sarà l'ospite d'onore per questo Mortal Kombat, fra l'altro. Gli ospiti d'onore. Amazing. So excited about that one. All right. Cazzarola. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE Path of since Exile 2, release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay. Oh, ottimo, non sapevo che doveva uscire Path of Exile 2. Però non ho saputo più nulla. Figo però. L'engine è veramente figo. Where are the gods? Hey you! What's going on? E mi pare che sia free to play il primo Path of Exile, quindi magari forse lo renderanno anche questo il secondo. Cioè il secondo sarà pure gratuito. E spero che soprattutto ci sarà la lingua italiana, perché nel primo non c'è. No, ragazzi, l'avevano detto. Path of Exile 2. Una cosa che sono riuscito ad allenare tantissimo è l'inglese parlato. Sta cosa mai me la sarei aspettata. Proprio anche guardando video recenti su YouTube, mi sono allenato tantissimo. Cioè, infatti non sto leggendo manco per il cazzo i sottotitoli. Li metto per accessibilità, no? Ottimo. Data? 28 luglio si saprà di più. Non è la data, però. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter VI, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Oh, nuovo personaggio? Ryu Cyborg, perché? Ma che cazzo? I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan.
Ma cos'è? Street Fighter ambientato nel futuro? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Guide? Exoprimal, il crossover. Ma che cazzo? Ok. Ma sarà di campagna oppure... Play the one? Ah, ok, quindi era per sponsorizzare Expo Primal. Facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. Appunto, una campagna pubblicitaria. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Va bene. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Sono pazzi. Quando fanno questo sono pazzi. More powerful than imagination. Director. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. What the f... Ma... That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out. L'ho già scaricato Dead by Daylight, ragazzi, l'ho già scaricato. L'ho già scaricato. Bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible film. Please join me in welcoming to Summer Game Fest Nicolas Cage! L'hanno pure liccato, io non ne sapevo nulla. Eppure lì. Eppure lì. Ma che senso? Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. E Vin Diesel ai Game Awards, uguale preciso. Be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror. Wait, right? mi spiace come When farla. I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for me to do it as well. That l'annuncio più unexpected della serata fino ad ora. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended.
See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. Stanno allungando il brodo. Speaking about split seconds, what C'è da excuse me, what I aspettarsi. noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking. Voglio vedere come ha reagito il web a sta We cosa. love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, Io voglio vedere come ha reagito il web. Perché sta cosa Thank you è so unexpected much. Hopefully the proprio. first penny. Nicolas Cage, great to see you, man. Ok. Awesome. There you go. Lock it in. Ci voleva il meme di Nicolas Cage che si girava e faceva. Want to play Nick Cage in Dead by Daylight? The chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Ok, vediamo. Certo, con un aspetto grafico sempre quello, però. Però che brutto che gli occhi non sono animati. È brutto. Che cazzo. Infatti tant'è che è un debut trailer questo praticamente. Per la durata. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Henry Cavill? Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 debut... Ah, mostra il trailer della terza stagione. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the Mamma world mia. premiere of our brand Io mi sono fermato alla seconda season stagione. Non ho visto la seconda stagione Thanks for ancora. tuning Quindi. in to the Summer Games Fest and enjoy the Peccato. trailer. Peccato, peccato. Ciao Rubber! Hanno mostrato il gameplay di Mortal Kombat 11, un nuovo Prince of Persia, spin-off. E basta. La collab con Nicolas Cage e Dead by Daylight. E questa è la terza stagione di The Witcher. E fortunatamente c'è ancora Henry Cavill. Penso 2 orette, quindi fino alle 23. 23 qualcosa. Mi sono spaventato, pensavo ci fossero fulmini fuori. Ma dite che magari con la terza stagione sono migliorati? La seconda stagione non ne ho sentito parlare molto bene. Aretusa. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. Strani gli effetti di Sure fuoco. about this? Are you? Sono un po' così così gli effetti grafici. Sono un po' così così. Qua soprattutto. Non mi convince. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Più o meno sì, più o meno sì. Però i piani di sequenza attorno a Geralt sono gli stessi.
Ah, però si ricombatte. Ok. Ci può stare, ci può stare. Cute they look for monsters, and they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs, just like a boatload of fangs, all up in your business. Ok. Va bene, va bene. Ci può stare. Epic Games? Cosa esce su Epic Games? Che cavolo è? Grazie Neos! Grazie. Che cavolo è? The Witch Hunt. Oh, l'avevo visto da qualche parte ma non mi ricordo. Ah, perché la notifica te l'ha mandata dopo. Tranquillo, anzi grazie mille, grazie di cuore, veramente. Grazie, grazie. Witchfire, ok, ok. Deve ancora uscire però. Sì, sì, mi ricordo. Perché avevo bene impresso quella... Che cazzo è? Smile. Che cazzo? Smile tiene quelli di Crossfire? Ancora Crossfire? È sempre Crossfire VR. Già l'hanno mostrato a PlayStation Showcase. Mi pare. Esatto. Maledetto corriere. Sì, è VR. Ok, vabbè. Qualche repetitivo ci sta sempre, eh? Basta che non duri troppo. Crossfire sì la sua. Ho capito, va bene. Io appena compro un VR, compro Crossfire. Va bene, non c'è bisogno che pushate, no? Va bene. Samsung, perché? Perché Samsung? Perché Samsung? Ok, vedo molto poco. No choice. The root will destroy everything for all time. Ciao Kai, buonasera. Che cavolo è questo? No turning back after this. You sure? Non sembra male, però sto cercando di... Ah, è Remnant, ok. È bello che te ne sei uscito dicendo devo ancora finire, invece che dire ah, è Remnant. No. ti senti sempre più pro, ti senti. Proprio te la senti sucare. Cazzo, però no. Hanno mostrato trailer gameplay di Mortal Kombat 11, nuovo Prince of Persia, trailer della terza stagione di The Witcher, Witchfire, il trailer, un altro trailer di Witchfire, di importante e nient'altro, e Nicolas Cage in Dead by Daylight. Sì, sì, non sto scherzando, Nicolas Cage. Remnant 2, ok, va bene. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. Facciamo gli influencer, vai, via. È il momento. On TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Warframe, quindi. Now, speaking of surprises,
Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Stiamo vedendo il Summer Game Fest. Non posso parlare più di tanto. Oh mio Dio! Io avevo messo sul gruppo, puoi ascoltarlo per favore? No. Sono i Dreamers. Ora ha messo fatto video. Ah no! Ah no! Rimasterizzato i primi Sonic! Ma non hanno mai fatto sta cosa! Ragazzi, ma io lo gioco ora! La gioco ora sta roba! È troppo carino! È il Sonic Next Gen, capito? In co-op! No, vabbè, troppo carino. Troppo. Ciao, Derino. No, questo ho giocato in live, ragazzi, è bello, bello. È co-op e comprato istantaneamente, sì. Oh mio Dio. Oddio. Aveva delle fasi 3D? Ragazzi, mi stanno rizzando i peli. Mi sta facendo impressione, veramente. Sto Summer Game Fest mi sta facendo... Sonic Superstar. Niente data. No. Ma penso che uscirà quest'anno. Oh! Come si chiama? Aspetta. Coming Fall 2023. Perfetto. Mi va bene comunque. Mamma mia. Mamma mia. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Honkai? Sì, Honkai, va bene. Non so se è una nuova season. This universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze, oddio. duty. Mission 1 accomplished. Io lo devo giocare, non so nulla di sto gioco, tra l'altro. Proprio 0-0. 0 totale. Another busy day ahead of us. E penso che sia la nuova season di Star Rail, mi pare di aver capito, eh? Penso sia quella. Poi non lo so. Però cazzo stanno... La cosa che mi piace è che... La cosa che mi piace è che stanno iniziando già a dare a 360 gradi l'infarinatura del gaming in generale. Gaming in generale, eh? Ricordiamoci questa cosa, ricordiamoci, perché è Summer Game Fest, eh? Non è showcase di PlayStation, è Summer Game Fest. Never mind, I miscalculated. Però questo è molto cinematico, quindi. Io non mi fa effettuare l'accesso all'account appena creato. Lost Race, sarà che aveva problemi al lancio. Ora non penso. Per un attimo ho letto PlayStation 3, ragazzi, ne sono impazzito. Later this year on PlayStation, all right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Ok, va bene. Lies of P. Da un po' che non si sapeva qualcosa. Quindi ci sarà la data di rilancio con questo trailer. Sarà doppiato in italiano pure. Mamma mia. Figo veramente. Tears of the Kingdom, ragazzi, però un periodo diverso. Pure. Che scenario. Scenario spaccamascella, davvero. E questo qua dovrebbe essere indie, da quanto ho capito. È un team indipendente questo.
Cioè fanno da publisher, fanno tutto loro. Tutto loro. Porca mignotta. Scusate. Scusate. Mi è scappato. Pure il pianoforte. È un Souls-like. Grazie, Cri. Grazie mille. Come stai? I 18 mesi, grazie di cuore. Sientilo, Marco, sientilo. È un Souls-like questo, sì, ragazzi. Vedevo che già alcuni Souls-like stavano uscendo in questo periodo, ma questo è uno dei più desiderati. E il protagonista è Rubber, il moderatore. 19 settembre. C'è pure il costume di Pinocchio. Oh, si può giocare la demo. È uscita su Game Pass. That's right, a demo for Lies of P is now Ma sono available impazziti. across PlayStation, Xbox, and PC. Ciao, Check it Nelia. out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay. Grazie, Rubber. Lui è un po' più avanti di me. Sì. Che cosa stiamo guardando? Jumpstars Ultimax. Che cazzo è? Ragazzi, Jumpstars Ultimax. E lui? E lui? Oh no! Che cazzo? Io ho visto la navicella di Freezer. Ah, è il nuovo... il nuovo Dragon Quest Builders, mi pare. Cazzo, però. Che palle. Per poco. Ciao Nenia, comunque. Grazie mille Rubber, Cree e anche Neospina per la sub. Grazie di cuore. Sono un bel po' effettivamente, 18 mesi. Sono un bel po'. Grazie ancora ragazzi per essere qui. Dopo tutto questo tempo, grazie mille. Ma perché questo? Me lo sto chiedendo. Però l'Ice of P, ragazzi, la demo. Cioè io vorrei divorarla, onestamente, ma tra lavoro Sandland. Ok. Solo Sandland. Non c'è il marchio Dragon Quest da nessuna parte. Ma che cazzo? Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive, and later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Teaser. Ah, ok, stavo facendo una presentazione, va bene. Va bene, pensavo... È Annapurna. Ok. Con la musica classica remixata. Annapurna. Questo gioco che... Mamma mia, stranissimo. Stray, ok. Per un attimo pensavo a Stray 2. Outer Wilds, Dio santo. Dio santo. C'è lo showcase proprio di Annapurna. Ah, figo. 29 giugno. Ah, quindi a fine mese.
wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games. Okay. With an always-changing environment, massive Amazon scale, Games. PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Quindi MMORPG di Amazon. Ok. Forse già ne avevamo parlato. E PvE, non l'avevo ascoltato. PvPvE MMO. E bisogna vedere se non mi mostrano soltanto il debut trailer, no? Se mi fanno un gameplay, magari. Ma già partono malino. Malino. Gameplay? Gameplay. Penso. Attivo. Attivo. È engine questo, ma non è gameplay. Ok. Ok. Qualcosa la stanno mostrando. Non sembra male però. Bisogna vedere però un attimo se ti trasformi. Ti puoi trasformare in animale. Bisogna vedere un attimo come funziona, com'è la componente MMORPG, PvP e tutto. Perché non ci ho fatto. Io studio soltanto MMORPG. Va bene. Oh, un free to play abbiamo. Mica male. Mica male. Sign up for the tech test. Ok, sign up. Vabbè. Fantastico. Looks Ammazza. great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Ok, quindi è un free-to-play. Che è in uscita su Steam. Il silenzio più totale, la guerra, il Vietnam, va bene. Ma perché non devo mettere la musica copyright? La musica copyright, no? Se no non sono contenti, la musica copyright. Devo cantare? Allora, è la cosa più strana. Invece parlo, perché qua è la cosa più strana. Tu mi metti un gameplay ultra dettagliatissimo, con una musica proprio da cimitero praticamente fra poco. Che cazzo? No, non ha senso. Cioè, mi metti pure l'interfaccia grafica, tutto. Ma che cazzo vuol dire? Già sei una cinematica, ok. Vabbè, meglio se non parlo. Io stavo pensando a For Honor, però non volevo tirarla troppo per le lunghe. Cioè. Va bene? Ok. Ok, qua c'è Malegno. Abbiamo finito? Warhaven. Va bene. Play for free. Il 19 e il 26 luglio. Giugno. Perché c'è lui adesso? Perché ci sono loro? Che cazzo? Party Animals, ho capito, sì. Gli youtubers DLC praticamente. Ah, ancora deve uscire? Ok. Perché c'è la mazza di Negan?
Pilgrims, summer is Dying coming, Light, and okay. with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Okay. Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Oh, Team Rumble! Che ora... No. No. Ok. Mi stavo incazzando. Mettetemi Spiro, per favore. Mettetemi Spiro e questo gioco è mio subito. Get the Walger. Ok. 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 Mi fanno prendere i colpi, Dio santo. Si era skippato un attimo. C'è stato il bug nella live, quindi praticamente. C'era KO. C'è stato un bug nella live, quindi praticamente si è skippato metà trailer di Crash. Quindi non so che cazzo è successo, cosa ho visto. Ho visto solo nuove mappe, nuova. Ho sentito l'uccisione del The Ring, ho visto Hi-Fi Rush, scusatemi. Il mio cervello si sta triggerando. Un'impressione di una copia di Babylon's Fall. Bisogna vedere nel gameplay. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the Sono way, impazziti Crash comunque. Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Ok. Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Ok, Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Ok, eccolo. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Abbiamo Max Payne! Abbiamo Max Payne a Summer Game Fest. L'attore che è Max Payne. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Qualche notizia di Max Payne Remake la vorrei avere. When you announced Però, Alan vabbè. Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this Max Payne be October, like. And we are so excited about this, Sam. I know La it's been faccia a di long Max Payne. time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between Ho them. saputo. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously. Jeff è tutto il tempo sì, non me ne frega un cazzo. Lo voglio solo giocare, datemelo ora. And she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. Okay. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we gameplay, have vogliamo. Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Fai il ripasso, sì. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in
very quickly she has to learn to Ma io survive, posso and with tradurre that in all italiano the qui? players will be on Non that posso. journey with her. Era per voi, And Non per altri. then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes Qui sono in on. due punti And you are diversi. free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between Figa sta cosa però. sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a Praticamente si può decidere se continuare con un personaggio o l'altro, controllare entrambi oppure continuarli per i cazzi propri. È molto figa sta cosa. È già disponibile la demo di Lies of P. Mamma mia. È che non c'ho spazio forse nel disco. Vediamo. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. Esatto, bravo, senza il drop. Saga is È 3D senza il drop. Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Mamma mia, gameplay. Cosa potrei dirci di bello stasera? Tante belle cose. Già hanno sganciato qualche piccola bombetta, tipo gameplay di Mortal Kombat 1 e altre cose. Nicolas Cage in Dead by Daylight. E ora siamo del gameplay di Alan Wake 2. E quindi noi possiamo alternare quando vogliamo con questo personaggio o l'altro. Io ho mai giocato ad Alan Wake, però comunque ho sempre avuto curiosità sul titolo. So che è uscita la remastered pure. Ma perché c'è l'eco nella foresta? Scusa. Perché cazzo mi metti l'eco nella foresta? Ciao Marco. Dovresti essere da Zeiga adesso. Ma lei è un coglione, per favore, se ne vada lei. Grazie per essere passato, dai. Buona live, eh? Dice che erano pensieri. Ma a me non è sembrato. Anche se c'era, vabbè sì, il riverbero. Vabbè. L'hai sentito il pianoforte? Lui lo sente ogni sera il pianoforte. Prima di andare... Un cervo. Sono un cervo. Bastardo. Ciao Marco, buona live. Sono io che vedo alcuni difetti grafici? O è la live? Ora no, però prima sì. Oh, e che cazzo? Forse prima magari vogliono puntare su Alan Wake 2 e poi una volta finito lo sviluppo di quello poi si focalizzano sui remake di Max Payne. Perché cazzo Max Payne con questa grafica? Porca puttana ragazzi, ci vuole. Ci vuole. Ci vuole un sacco. Con la storia di Max Payne, con l'aspetto grafico, ci vuole veramente tanto. On the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Ok, ma ce lo mostrano qua lo switch tra un personaggio e l'altro, no? Spero di... No? Ah, quindi era proprio... Ah, no, sì. No. Sì o no? Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. O se no. Horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right.
17 ottobre, ragazzi, tutti gli annunci hanno date. È bellissima sta cosa. Tutti gli annunci hanno date. Coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Warhammer. Focus. Ma quello là che ha urlato. Yeah! They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. E già l'avevano mostrato forse nella showcase Xbox, può essere? L'anno scorso? O forse mi sto confondendo? Will that be a problem? No, Captain. Ammazza però. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Per ora se devo dare un voto alla conferenza è 7. 7 pieno. Vediamo se aumenterà. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Ok, Space Marine. This Winter, va bene. Non mettono date, ma perlomeno non è un coming soon. Che cavolo è? No! Kingdom? È il nuovo Kingdom? È il nuovo Kingdom questo, raga! Quel gioco indie, Brave at Night, dovrebbe essere loro? L'aspetto grafico è quello. No? No! Cavolo, però i personaggi erano quelli. Vediamo. Yes, My King si chiama? Però l'aspetto grafico era un sacco. Kingdom Two Crowns. Kingdom Two Lands mi pare che si chiama, una cosa del genere. L'ho conosciuto grazie a Burgo. Ah, ok, yes, your grace. Va bene. Niente, va bene, Mip questa volta c'ha... Anche questa volta c'ha gli ormoni. Beautiful indie game, yes, your grace, Snowfall. Quasi. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ok. Sempre loro, va bene. We gotta be ready. Nobody half-asses it. Che doppiaggio è? Ruby. On my mark. 5. Ah, che cazzo? 3, 2, 1. In che senso? John Carpenter's Toxic Commando? Ma che cazzo? Ok. Sì, però con quali FPS me lo stai dicendo, eh? Perdonami. Va bene. Devo cantare? Perché magari questo me lo segnalano? Non lo so, io nel dubbio parlo. Nel dubbio parlo così non si sente. E abbasso pure. Va bene così? Sì, 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 me lo segnalano. Oh, questo me lo segnalano. Oh, sì. Copyright, vieni a me!
Ok, va bene così. Perfetto. Xbox Series X, PS5 e PC. Uccio. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saver with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings Basta che sia l'unico gioco zombie. full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, Ottimo. a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Ah, l'antagonista è un doppiatore famoso? Vediamo. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the Tipo Jack Black, citizens of così, ma Baldur's spara a Gate caso. from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. La voglia di vivere della platea. A new age Pure is io. upon us. God have mercy on those who would Jason stand Isaacs. in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. L'engine fa un po' cagare, eh? I want to lead this city to glory, not scorch its earth. La resa grafica magari è buona, però. Friends, allies, to my side. Cosa uso per registrare qui? In a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Va bene. 31 agosto 2023. You Ottimo. said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Ok. Woo! C'hanno l'entusiasmo, Baldur's Gate effettivamente. 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 Oddio! exclusively to PlayStation. Oddio! Sounds like you guys are così? really hyped. To tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, così? thanks for coming by. I know Ma sono you guys are deep impazziti! in development. First of all, looks like we have some fancy la cover, art. quella! Is this the box? This is the box art. This Okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw Ma some mi great devono gameplay dare la in the data PlayStation adesso. Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. Who There are knows, more. but- There are more out there, I 2 main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at Creative the director. PlayStation event. So tell us a bit about him and how he So factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest Mamma hunt. mia. And what's better than all Screenshot of the nuovi. Marvel Mamma characters mia! that live in New York City. So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. Sono bellissimi. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the game today. Venom! Oh, there you go. È in concept art, Good però reaction to the cazzo! art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell Mamma us mia, non about vedo Venom. l'ora. Is this, Non vedo can you l'ora. tell, is this an Osborn Venom? Can you tell what's the È vero, c'è più origin PlayStation of, Eddie Showcase Brock qui che Venom? nello showcase It is not effettivo. Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Non è Eddie Brock. Our goal was to tell an original story, something Yes. you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how. Ovviamente. Really? Ah, Ovviamente. Okay. Ok, That's ci a sta. bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just Okay. the raw power, the strength, and even the transformation of No, beh, mostrano Peter's moves gameplay. in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles. Beh, But questo era quello già you can tell mostrato. There's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So Yeah. it's not just what happens in gameplay; it's what happens how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, to go I through mean, the you story. saw some of that in Yeah.
there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of yeah. city I mean, the racing, city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023. Oh, eccoci. And I think, you know, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Ooh. Yeah. Let's take a look. Ok. Danno la data? Settembre. Ottobre! 20 ottobre! Ok. Nailing it. October 20th. Cazzarola! Spider-Man 2, exclusive for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Cioè, loro sono presi gli accordi col Summer Game Fest. Loro non hanno detto un cazzo nello showcase perché dovevano dirlo qua. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Va bene, espansione di Black Desert Online. Va bene? Credo di aver capito. No? Ah no, Palworld. Già avevo sentito parlare di sto coso. No, ma sono... Cree? Stai guardando? Cree, lo possiamo giocare? Cree, ti prego, compralo. Compramelo, Cree. Io già l'avevo visto questo trailer, non mentirò. L'avevo già visto, ma tantissimo tempo fa. Sì, ottimo. Io lo ricordavo diverso. Non so. Non lo vedo da un sacco di tempo. Early Access, gennaio. Mamma mia. Per l'Abyss. Ah, ok. E qua dovrebbe esserci l'espansione di... di Black Desert. Ma che cazzo? No, non erano difetti grafici, vero? O lo erano? Ok. E questo dovrebbe essere Black Desert, giusto? No? Land of the Morning Light. Ah, espansione, yes. Va bene, va bene. Si testa a disagio, ma sì, beh, sì. Story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Dei nani in una miniera? Cos'è? Lord of the Rings? Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Ok. Costruisci le case dentro le miniere? È il gioco preferito dei nani, praticamente. Ok. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Ah! Ci avevo preso allora! Era veramente Lord of the Rings, Returns to Moria. E l'aspetto era... Io ricordavo tantissimo le miniere del
del primo Lord of the Rings e anche di Hobbit. Quindi ho pensato a quelle e ho detto, cazzo, sono quelle. Ci avevo preso. Quanto pare ci avevo preso. Non mi fregate. Basta, è la classica pubblicità di Samsung. Non devono mostrare Cyberpunk, ora che ci penso. Manca poco meno di un'ora, tra l'altro. Quindi ci sarà la sorpresona finale, hanno detto. Io non ho idea di cosa può essere secondo voi. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Ah. Before Crisis? Oh mio Dio! È Before Crisis! No, no, aspetta! Il remake! Sì! Cazzo, sì, questo è bellissimo! Che è il remake del remake, praticamente. Ok, questo sì. Ragazzi, siamo in fase Square. Siamo in fase Square. Sapete che vuol dire? Che cazzo sono questi vestiti? Questi cosmetici. Ok. Qual è la guerra Wutai? Ma adesso me la date la data, no? Deve uscire quest'anno, quindi a sto punto faranno passare. E a sto punto forse Missing Link lo mostreranno. Ok. Ever Crisis, ecco come si chiama. Ok, per registrazione. Però sta cazzo di data. Dall'8 al 28 giugno. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Okay. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Mamma mia. Ha fatto prendere un colpo, Dio santo. Tutto bene, tutto bene. No, ci stiamo divertendo perché stiamo avendo annunci proprio di buon gusto. Annunci di buon gusto. Don't Nod? Non sono quelli di Life is Strange? Ah! Ve lo ricordate? È quello dal gameplay pazzesco. Madonna, io lo volevo vedere un sacco questo qui. Era quello che confermarono nello State of Play, nell'ultimo State of Play forse. Non vorrei dire. Però forse mi sto confondendo. Che alcuni sono così simili. As the man says, we face a choice, simple and awful. Ci sono scelte. Death to the dead. Do we kill? No, eppure sembra quello. To be together again. Sembra quello. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Ok. Banishers, Ghost of New Eden. Era quello, sì. Xbox Series X, PS5 e PC. Oh, che abbiamo qui? Like a Dragon? 6.5, esatto, sì. Andrebbe essere Like a Dragon, no? Ryuga Gotoku Studio. Mamma mia. A me salgono gli ormoni quando vedo Yakuza, ragazzi. E se è Sega allora presenteranno qualcosa di persona? Forse?
Ah, quello tra il 6 e il Like a Dragon, ok, ok. Faccio un po' di confusione con Yakuza, quindi devo capire bene. Devo recuperarmi la saga, in verità. Oh, ma che cazzo! Che strano filtro che ci hanno messo qui. Che cazzo? Salve? I have no name. Si chiamava Kiryu? Lui? The man who raised his name. Like a Dragon Gaiden. Oh mio Dio. Good morning. Un colpo. It is 7:32 Mi hanno fatto prendere un colpo. I hope you have a productive day. Change username. Kiryu, ok, ok. Solo che là magari ricomincia la storia, non lo so. Non lo so molto bene. Ok, ok, ok. Green across the board. Looks like we're good. Subnautica 3. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Questo cosa potrebbe essere? Se è tipo sott'acqua creepy, a me ricorda un sacco Subnautica. Under the Waves, ok. 29 agosto. Per tutte le console, perfetto. Tranne Switch. Ok. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Non so da quanto tempo è che non ci gioco. The first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Veramente io non so da quanto tempo è che non tocco un COD. Più di 2 anni saranno passati. Penso che l'ultimo sia stato proprio Modern Warfare. Warzone, Modern Warfare. Perché? Pesava veramente un sacco sul computer, ma veramente un sacco. Tipo quasi 200 gigabyte. Ok. Scusate. Non so se ho visto che c'erano alcune mappe riconosciute oppure sono nuove. Penso che siano nuove. Ok, vabbè, classico trailer così, vabbè, ok. Season 4, vabbè. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take quindi presentare un nuovo modello Porsche. Non so che cazzo... No? Sì, nuovo modello Porsche. Ma non so che cazzo c'entra al momento. Ma che non fanno il remake di Porsche Challenge, che era un gioco vecchissimo sul PS1, ma non penso. Però va bene. Ci potrebbe stare. Se lo mettono su Forza Horizon.
Ah no, si ispira alla... Ah, ok. Ora ha più senso. Ora ha molto più senso. Va bene, va bene. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Infatti era stato annunciato al Direct, sì, della Switch, del Nintendo, sì. Penso di ricordarlo fin troppo bene. Vi ricordate i meme dei farming game? Lì, proviene da lì sicuro. Mi pare capito che esce anche per PC forse. Se è così, tanta roba. Anche perché ci parte benissimo, ci riesce anche Caruccio, quindi. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. Cazzo! As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? Sembrava Kirby. So much yet to discover. Are you ready? Ok. PC, perfetto. 8 settembre. Va bene, non c'è bisogno di tutto sto applauso. We promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. Marvel Snap. Va bene. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards. Ghost Spider. Won, best mobile game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly. Yeah, I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience perché questo tipo sta urlando? But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Esatto. Fin troppo entusiasta. Made for YouTube. All right. Impazzito completamente. Something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, esatto. Listen, I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair? And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Ok. Vediamo che cos'è. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see the draw in future turns. Anyway, lui lo conosco. First location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, Ma che cazzo? I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, Madonna. 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Ma che cazzo di... Vabbè, ok, lo spammone di Marvel, vabbè, però... È uno degli sponsor più gettonati in questo Summer Game Fest. La Spider-Man 2, Marvel Snap. EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your game...
Gaming this summer. Compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Ora mostra il trailer della nuova season di Fortnite. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Ah no, dopo lo mostrano. Draghi. Perfetto, iniziamo bene. Fight with honor. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. Oddio. La musica è copyright, ovviamente. Va bene. È free to play da quanto ho capito, giusto? Sembra proprio di sì. Cioè non me lo spiego per fotografico. Ah, King Arthur, ok. Mobile per giunta, va bene. Ah. Wayfinders. Ah, ho capito. Remember the fall. The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon. Ho capito di che titolo si tratta, ma non ricordo il nome. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Ok. Ah, è letteralmente Wayfinder, ok. Pensavo avesse un altro nome. Va bene, ok. Get early access, fantastico. Okay. Io, beh, non tutti c'erano le date, però, insomma. Ok. Siamo nei cantieri. Ma stiamo scherzando? Questo è Fortnite? Oh. Ora cambia tutto. No, perché l'avresti droppata già? È bella. Non stanno facendo annunci miracolosi, però comunque sono annunci carini. Fidati, sarebbe stato peggio con lo showcase di PlayStation di 2 settimane fa, fidati. E che sono annunci, alcuni sono un po' babbi, però. Dell'Aris. Vabbè, tipo questo, magari. Però. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Tears of the Kingdom, puoi collegare i pianeti. Non manda una mail, esatto. No, però comunque con l'editor della Real Editor con Fortnite devi dare una dimostrazione grafica effettiva, quindi in realtà fare un trailer su questo andava anche bene. COD magari, o lo mettevi su YouTube, nei social, non in una presentazione. Hanno detto che c'è la bomba finale. Io voglio sapere che cos'è sta bomba finale. Io posso farmi qualche idea, ragazzi, ma non voglio usare. Non voglio dire nulla. Non voglio dire nulla. I'm Rocking. E quello era stato già annunciato diverso tempo fa a una conferenza di Nintendo. E lasciamo stare quel periodo perché... Ok, Star Trek Infinite. Okay. Hey there, Summer Game Fest 2023. Vabbè. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony No, ma i toponi no. Ci tengo troppo, ma i toponi non può essere. With you, Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting la serie di Twisted Metal? To share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Oh, il film. Ah, no, la serie. Swung a little wide there.
Ci sta Falcon. Twisted Metal, ragazzi, è una mascotte di PlayStation poco conosciuta qui in Europa. Però in America che è abbastanza conosciuta. Onestamente questa serie la voglio vedere. Questa la voglio proprio vedere. Any chance we get this back in the cars? Che figata. How about a little kill music? Perché? Ma poverino. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Perché? Ma perché? Like it when the beat go. Baby, let your booty go. No, ma sei ignorante, Dio santo. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Peacock Original, Twisted Metal. Uno sguardo glielo darei, però non lo so onestamente. Forse mi fermerò al pilot. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in Esatto, order to povero multitask? Falcon. This new hack and slash game with a tactical twist Hack and allows slash? you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Ok, finché dicono il nome diciamo che non è un annuncio chissà che importante, però. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Ok. Another me. I look good. Molto indie, a quanto pare. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Perché mi ricorda un po' Batora? Mi ricorda Batora. You're not the only one who can Ma be un in sacco. multiple places at once. Veramente un sacco. I will become Legion and crush these demons. Lisfanga. Onwards. The time shift forward. I can feel that there are more. Vabbè, ok, Lisfanga. Io magari certi titoli cercherò di ricordarli visivamente, però. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid, it's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with Quello magic. che avevano già mostrato, ma il trailer non era... Cast led by Darren Barnett as the main character, Jack. He joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a Avevano cool mostrato game, pochissimo super questo, mi high pare. production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today. Stava andando bene la conferenza, però un pochettino si sta perdendo, effettivamente. Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself mostra un confronting gameplay, Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look.
All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Ok. Sandrax literally Sì, ma pushed sta us parte to l'ho the vista edge. 3000 volte. Mostratevi un Everyone gameplay, that proprio can gameplay. already is. Ashen Studios, me sta... No! Un gameplay proprio piano sequenza. Che palle. Se proprio non dovete mostrarmi Dragon Age, il nuovo Dragon Age, mostratemi questo. E che cazzo. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Boom. Ah, meccanico un po' vecchia a livello di... Oh, finalmente. Ma che brutto quel coso dentro lo specchio. Got it. Gotta get to the control room. Sto cercando di capire che cosa rinnova, cioè che cosa fa questo gioco rispetto agli altri. Sto cercando di capirlo, perché questa meccanica della doppia mano l'ho già vista in Dishonored. Lo shooting mi ricorda a livello di sensibilità è proprio... Il motore grafico mi ricorda un po' Bioshock. Ecco, magari forse i poteri sono una cosa un po' più... E questo è un gioco per cui io per esempio andrei con in punta di piedi, ecco. Non lo tratterei, diciamo, come l'oro assoluto. Appunto, no, non sono l'unico ad aver visto Bioshock qui. Principalmente mi riferivo a Bioshock Infinite. Però, vabbè, insomma, siamo lì più o meno. Siamo lì. Va bene, ok. Ma quando esce? Quando esce? You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. Ok. We're only going to win this one together. Sigil up. Ammazza che ripresa. 20 luglio. Ok, va bene, quindi fra poco meno di 2 mesi. Non un mese, poco meno di 2 mesi. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. Perché hanno mostrato prima l'editor. Has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. In che senso? E fanno 3 miliardi di skin diverse, quindi... Mamma... Cioè, hanno creato un universo in Fortnite che è gigantesco. Cioè, ci possono fare tranquillamente un film. Tranquillamente un film. Avrebbero i soldi i fondi per farlo. La cosa bella è questa. Magari con qualche dettaglio in più. Perché lui mi ricorda il tizio di Temple Run? Lo ricordate il gioco mobile Temple Run? Cavolo, mi ricorda un sacco quello. Ma un sacco! Ok.
Tutta una cinematic. Beh, che loro se ne escono molto molto velocemente con le cinematic. Perché il gioco alla fin fine è quello, però comunque ne cambiano la dinamica. Oh! Oh! Ci sono i Transformers! Minchia! Ok. Ci sta anche perché è uscito il film recentemente. Cioè, sapevo che deve uscire il prossimo Transformers. Ok. Va bene. Fortnite Wilds launches tomorrow. Okay. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Again! This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here. Oddio! Caused by a which swept through sectors 0, 1, and 2. The wreckage of the expressway. Search and rescue operations are already in progress. Che cazzo? Bastardi! Se ne escono così! Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound La fattoria di Chocobo! As far as I know, Cloud was in Nibelheim 5 years ago. Cosmo Canyon! It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Bellissimo! According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Col Chocobo! Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Oh no. Di nuovo? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Ok. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Ok, i Turks. In Final Fantasy sono tutte fregne, non c'è scusa. Oh! Madonna mia! Il world building non è che sia tanto curato. Ragazzi, si può utilizzare il Red 13. Red 13esimo, che nell'altro non si poteva. Il remake non si poteva utilizzare. C'è Yuffie! C'era Yuffie insieme a loro. Datemi Vincent, vi prego, datemi Vincent. They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Cazzo! You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. Cosa? Ah, ok, no, qua è giusto. Porca miseria. Data. Datemi la data. Sti bastardi.
L'hanno rimandato al 2024! That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend. No, deve uscire entro il 2023. Vabbè che c'è l'anno fiscale effettivamente, quindi. Media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Mamma, 10 di già. We'll see you soon. 10 anni. 10 anni di Game Awards. Io mi aspettavo un'altra sorpresa alla fine. Tutto tranne... Ah, tecnicamente già è finito. Ah, sono YouTube Theater, fra l'altro. Erano. Summer Game Fest è finito. Penso che rimarrà a 7 questa conferenza, ragazzi. Rimarrà a 7 per me. Sì, no, il discorso è che c'era quest'altra conferenza. No, un attimo, volevo cercare. Non resiste. Allora, piuttosto. Facciamo un attimo un po' le considerazioni e stacchiamo ora seduta stante, perché comunque 23 e 23, tra l'altro. Sono passate quasi 3 ore di live. Io mi faccio lo zoom così tattico. Eccoci qua. Allora, Summer Game Fest carino. Era iniziato bene, però comunque non... si è perso un pochettino, diciamo. Ha avuto annunci da Summer Game Fest a un certo punto. La bomba c'è stata, sì, trailer di Rebirth, però comunque c'erano voci di corridoio che ce lo facevano presupporre. Non ci hanno mostrato Cyberpunk, non ci hanno mostrato Death Stranding 2, Kingdom Hearts 4, Dragon Age, Silksong, ma figuriamoci, Silksong ci vuole un bel po' di tempo, e tantissime altre cose, però comunque tante altre che invece l'annuncio della data di Spider-Man 2, tantissime cose che in realtà, porca miseria, bisogna... Mi colpisco come sempre il microfono. Bisogna vedere un attimo l'accoglienza come va. Se dovessi fare un confronto fra questa e lo showcase di PlayStation, non saprei onestamente cosa scegliere. Penso magari questo qui. Perché lo showcase di PlayStation c'erano giochi carini, decenti, ma che non c'entravano una mazza con PlayStation. Perché quella showcase doveva essere ok, questo è il nostro futuro per la PlayStation 5. E non avevamo mostrato un cazzo praticamente. Per FIFA 11, esatto, sì. 5,5. Allora, in realtà dipende tantissimo dalla formazione che ci si fa nella nostra carriera videoludica. Una persona che magari gioca poco, conosce poche IP, Xbox, PlayStation, eccetera, magari può essere che potrebbero non apprezzare. Per esempio, io ho apprezzato comunque Prince of Persia all'inizio di questa conferenza. Ma per chi non segue Ubisoft, per chi non conosce, giustamente... non ha una cultura molto come dire, non tipo che non è valida, però qualcosa che comunque possa dirti, cioè possa farti pensare, ok, io so questo gioco, lo conosco perché comunque ho avuto esperienza, eccetera. Una cosa di questo tipo, perché diciamocelo, in conferenze come queste non ci possiamo aspettare Starfield, The Elder Scrolls 6 e tutte queste cose, quindi per questo. Ma chi mi viene a trovare? Ma chi mi viene a trovare? Ma Lord, ma buonasera, e c'ho il tasto già pronto. Grazie mille per il raid. Stavamo per staccare pure noi. Ciao God, Dark, carissimi. Avete visto pure voi. Fatemi sapere che ve ne pare del Summer Game Fest, perché vedo alcuni pareri contrastanti. C'è gente che lo definisce una noia mortale. A me è piaciuto un pochettino, non tantissimo, un pochettino. Ditemi la vostra e poi stacchiamo, perché stavamo guardando il Game of the Devs, però ogni annuncio durava almeno 5 minuti, almeno, quindi. Quindi hai guidato il raid allora. Ah, ho capito, ok. Hanno fatto vedere Star Trek. Vabbè, ecco, per esempio poi ci sono anche giocatori come questi, come God,
dove magari per Star Trek ci si entusiasma tanto, ma io che non conosco un cazzo di Star Trek non mi interessa, me ne frega una ciolla, ok? Quindi c'è sempre da considerare queste cose. Un appassionato di Destiny, che ne so, dello showcase precedente, che nello showcase di PlayStation avevo annunciato l'ultimo update, l'ultima campagna, non lo so, di Destiny 2. Un appassionato di Destiny 2 si terrebbe il pipo in mano e sarebbe contentissimo, ma io no. Io che seguo il mondo Square Enix, mi piacciono gli RPG Square Enix, ero contentissimo per Final Fantasy VII alla fine. Quindi Palworld lo adoriamo tutti. E adoriamo anche Nicolas Cage, soprattutto. Nicolas Cage è stata proprio la perla, la ciliegina sulla torta. Era la ciliegina sulla torta. Mamma mia. Che poi in realtà è passato in qualche cosa del genere. Non lo so, sapevo di storie particolari per quanto riguarda... Mamma, mi ritaglia malissimo sta cosa. Sapevo di storie particolari per quanto riguarda Palworld. Poi non lo so. Io invece voglio provare Lies of P. È uscita la demo e uscirà anche su Game Pass, fra l'altro. Non vedo l'ora. Non vedo veramente l'ora. Nicolas Cage. Io voglio Lies of P. Assolutamente. Non me l'aspettavo. Poi anche Spider-Man 2, l'annuncio della data di uscita. Anche Ever Crisis pure di Final Fantasy VII. Ci hanno mostrato qualcosa, però non a livelli stratosferici, c'è da ammetterlo. Qua questa volta c'era l'opportunità per dire, ok, questa è una conferenza a tutto tondo del gaming, però comunque una raccolta molto molto particolare, no? Molto sparpagliata, diciamo, così. Che Nicolas Cage, Star Trek, Spider-Man, Final Fantasy. Prendi robe un po' ovunque, non prendi, diciamo, la parte sostanziosa, ok? Quindi siamo ancora in un periodo un po' strano per il mondo videoludico. Cioè, dove mancano sempre di più gli annunci di punta. Dove però qui hanno fatto tante belle cose, perché hanno dato date, molte date, e mentre parlavano mostravano il gameplay, come nel caso di Mortal Kombat 1. Questa è una cosa molto 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 buona, secondo me. Esatto, e poi comunque il gameplay invece, per esempio anche il gameplay di quel gioco EA Originals Immortals con l'FPS, io vedevo sempre tipo il gameplay, nei trailer precedenti il gameplay che durava un secondo, e adesso abbiamo visto un pochettino di più. Cioè, sono cose che un pochettino fanno piacere. Poi ovvio, se non si è dei giocatori molto... Anzi, al contrario, se si è dei giocatori molto esigenti, che vogliono la roba interessante, magari una persona che compra PlayStation 5, ecco, sicuramente mi posso mettermi nei panni di coloro che hanno la PlayStation 5, esclusivamente la PlayStation 5, non hanno mai avuto la PlayStation 4 magari, ma hanno la PlayStation 5 e dicono, ok, io mi sono giocato Demon's Souls, Astro's Playroom, Horizon Forbidden West, Ragnarok, tutte le semi-esclusive PlayStation 5, vede queste conferenze e non trova nulla di nuovo. O qualcosa da giocare? Sì, assolutamente, ma nulla che possa veramente dire questo è next gen. O meglio, c'è anche quello, perché comunque c'è stato l'editor la real editor di Fortnite che era uno spaccamascelle incredibile. Però ragazzi, è ancora un pochettino così, Aspettiamo la conferenza Xbox, perché là ci saranno magari annunci. E questa domenica, fra l'altro, vero? Non mi pare ci siano altre conferenze importanti di mezzo. Ci sarà la Xbox Showcase con Starfield e vedremo anche quella di Starfield sicuramente. Arriva Soldini. Paradiso Final Fantasy VII esteticamente è meraviglioso. Buonasera comunque. Che poi sembra bello, la trama mi sembra solite cose. Sì, vediamo. È un trailer buttato così intanto, perché alle volte vedevo un ottimo world building, alle volte no. Vedevo texture stranissime. Vediamo, qua Rebirth sembra molto buttato così, onestamente. Vediamo un po'. Magari forse ora Nomura lo stanno tenendo un po' di più incarcerato, lo stanno tenendo con le manette, quindi non lo so. Ho molta paura anche sotto questo punto di vista. Il background è cambiato, è ricominciato da capo. Sono stanco, va bene. Quindi mi sa che vi sposto direttamente Nomura! Esatto! Tipo Kojima! Però Nomura! E poi voglio vedere, ecco, anche meglio il gameplay launch trailer di Crash Team Rumble, perché l'avevamo visto molto molto... Cioè, c'era stato il buggetto prima, quindi
aveva skippato tipo 20 secondi di trailer, una cosa del genere. Qualcosa del genere è successo. Niente, mi fiondo a vedere anche i video su YouTube, i primi video su YouTube sulla Summer Game Fest, vediamo che ne pensano gli altri, se l'hanno apprezzata. A chi posso fare il raid? Vediamo. A qualcuno che la stava guardando. Chi la stava guardando? Cavolo, c'era Nerd Master System, effettivamente. E non un po' che non facciamo il raid a Nerd. A Liberty. Si chiama Liberty. Lo faccio... Penso che lui l'abbia vista. Sì, l'ha vista. Chiediamogli qualche parere al volo, dai. Allora. Mi devo svegliare almeno per gli ultimi 20 secondi. 30, 40, 45 secondi di diretta. Che il tempo di fare i saluti e tutto quanto, no? Come sempre. Va bene. Che dire. È stato apprezzabile comunque. Io mi sono divertito. A me è piaciuta. Poteva andare meglio, sicuramente. Però mi va bene così, onestamente. Ripeto, non sono particolarmente esigente come giocatore. Non in questi tempi. Figuriamoci. Dopo tutto il backlog videoludico, tutti i giochi che devo recuperare. Ancora abbiamo voglia. Abbiamo una lunga strada davanti. Una lunghissima strada. Grazie a tutti, grazie agli abbonati soprattutto, grazie veramente di cuore per il supporto. Vi do appuntamento a sto punto a... non so quando effettivamente. Domani non penso ci sarà live. Vediamo un pochettino. Ce la studiamo. Me la studio, anzi, me la studio. Vi farò sapere come al solito o su Instagram o sul canale e gruppo Telegram che potete raggiungere attraverso il link. Grazie mille a tutti, buonanotte. E ci vediamo alla prossima. Statemi bene. Ci si vede?